La recessione probabilmente non sarà un fatto solo italiano, con larga probabilità sarà esteso a buona parte dell'Europa e non sarei meravigliato se anche gli Stati Uniti lo fossero. In secondo luogo è probabile che ci sarà una nuova crisi di borsa negli Stati Uniti e non si capisce bene questa volta come saranno a farci fronte, perché una nuova emissione di liquidità richiederebbe un innalzamento del debito e sotto elezioni non so davvero come riescano a risolverla. In terzo luogo è possibile che assisteremo a uno sgonfiamento della bolla immobiliare in Cina e non dico a un crack e a una recessione in Cina, ma sicuramente a problemi molto seri dell'economia cinese. Quindi speranze di aiuti da quelle parti non mi pare che ne verranno. Questi sono i tre elementi a termine più vicini. C'è poi il rischio che salti in aria l'euro, rischio molto concreto. Succederanno molte cose. Intanto per noi saremo nei pasticci molto seri, per cui non so se saltando l'euro si torna alle monete nazionali o magari si fanno 2 euro, uno forte e uno debole, tutto da vedere le modalità e il momento in cui ciò dovesse accadere. Molto probabilmente se l'euro dovesse saltare, questo innescherebbe una guerra valutaria molto forte fra tutte le ci sarebbe una perturbazione inevitabile e molto forte dei mercati monetari a livello mondiale, quindi si riaccenderebbe in modo frontale lo scontro fra Cina e Stati Uniti per quanto riguarda le monete. Questi sono i primissimi effetti, poi ce ne sarebbero tanti altri su cui potremo parlare molto a lungo. Ma guardi, il problema è questo: la Germania sta dando segni abbastanza chiari di non essere interessata a salvare l'euro così com'è. Dopodiché la via di uscita europeista sarebbe quella di trasformare la BCE in una sorta di Fed, dotarla di poteri di intervento molto più radicali e come prestatori di ultima istanza, unificare le politiche fiscali, eccetera. Ora, al di là del fatto se questa manovra potrà essere poi efficiente, efficace nel lungo periodo, cosa che io invece ritengo scarsamente credibili, c'è da chiedersi anche se sia auspicabile sul piano per esempio dell'assetto democratico. Tuttavia credo che è più facile a dirsi che a farsi una manovra del genere. Nel complesso, se dovesse proseguire come sembra piuttosto probabile la pressione sui mercati internazionali, sui titoli europei, la soluzione più probabile non è quella, della riforma della BCE. Nell'ipotesi più probabile dovremmo andare a una qualche forma di separazione dell'euro e qui ci sono varie soluzioni. Ma veramente mi sembra che il governo Monti non si stia muovendo e stia avendo una lentezza assolutamente al di fuori di ogni prevedibilità. Noi abbiamo fatto un governo a tamburo battente con una prassi costituzionalmente inventata che non esiste, perché bisognava fare presto. Dopodiché questo ci ha messo 10 giorni per fare i sottosegretari, che è una cosa che di solito si faceva prima del voto di fiducia. Poi è andato a parlare della manovra con i capi di Stato stranieri prima di presentarla al Parlamento italiano, che è una cosa ancora più divertente, perché se poi il Parlamento gliela boccia abbiamo fatto una figura da cani a livello internazionale. Io sono felice del fatto che non ci sia più il cavalier Berlusconi a Palazzo Chigi, ma obiettivamente una tale prova di inefficienza da parte dei Monti, nel quale pure non riponevo molte illusioni, ma una tale prova di incapacità francamente non me l'aspettavo. Sono sorpreso nonostante fosse pessimista.